Siamo nel meraviglioso scenario di Puntala, uno dei più bei marini italiani qui in Toscana. Qui abbiamo l'isola d'Elba e lì lo scoglio dello Sparviero. Siamo venuti qua ospiti di Res Nautica per provare una barca veramente particolare, il nuovo Solaris 40, l'ultimo modello del cantiere di Aquileia. Questa barca è stata presentata a Cannes 2021, ovvero sia qualche mese fa. Per parlare di una barca di questo livello qualitativo non è sufficiente un video, ce ne vorrebbero diversi, per cui noi cercheremo di essere molto sintetici. Parliamo subito della costruzione. Questo è un performance, per cui la sua caratteristica principale deve essere la leggerezza. Per ottenere leggerezza, ma allo stesso tempo riuscire ad avere uno scafo così robusto da sopportare tutti gli sforzi che un performance deve assorbire, abbiamo una carena in solid e invece l'opera morta, ovvero sia tutte le murate e la coperta, in sandwich di Airex. Airex con stuoia di glass, tutto quanto resinato in vinilica. Il sandwich è attaccato con la tecnica del sottovuoto, quindi una costruzione ad alto livello. Voi considerate che le strutture sono tutte rinforzate in carbonio. Ma la barca, questa barca, oltre alla costruzione, ecco, vista così nel suo insieme, la grande qualità la fanno i particolari. Iniziamo dalla chiglia. La chiglia è una chiglia in ghisa con un siluro, il classico siluro da performance, attaccato allo scafo con un procedimento piuttosto complesso che adesso sarebbe troppo lungo spiegarvi. Di base sappiamo che ci sono dei prigionieri di acciaio inox che vanno a bucare lo scafo e vengono chiusi con due dadi. Il siluro di cui abbiamo parlato è in piombo, mentre la deriva è tutta quanta in ghisa. Il tutto è stuccato in epossidica e poi chiuso dentro una resinatura appunto di epossidica per ottenere un profilo perfettamente liscio. Altri particolari sono ad esempio le prese a mare. Nelle barche solitamente le prese a mare sono di ottone, un materiale che si consuma abbastanza velocemente. Qui sono in acciaio inox. Acciaio inox vuol dire una durata lunghissima nel tempo e soprattutto una grande solidità, quindi una maggiore sicurezza. In questa barca noi andremo a vedere tutto improntato alla velocità, alla comodità e alla sicurezza. La comodità è anche un valore che non è da meno delle altre caratteristiche della barca, che è la bellezza, sono garantite dall'altissimo grado di finitura che può offrire questo cantiere. Lo vedremo anche negli interni. Voi vedete i mobili, le stondature che hanno sono veramente molto curate, tutte quante in massello. La stessa struttura dei mobili è completamente diversa da quello che troviamo sulle altre barche. Ma per vedere tutte queste cose, per andare a analizzare tutte queste cose, io andrei a incontrare Giovanni Tarantino, appunto di Res Nautica. Loro sono gli agenti della Solaris per tutto il Tirreno, a eccezione della Liguria, isole comprese. Andiamo a conoscere Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao, buongiorno. Giovanni Tarantino. Voi dovete sapere che Giovanni Tarantino ha una lunga storia, un passato di ottimizzatore di barche da regata, ovvero sia cosa faceva? Lui prendeva delle barche, dei performance già pensati per la regata e le ottimizzava per portarli a vincere nei vari circuiti. Questo chiaramente ci dice quanto lui può conoscere a fondo un'imbarcazione, perché ottimizzare una barca da regata non è un gioco da ragazzi, per cui quando parliamo con lui è sempre un piacere, perché è una persona estremamente competente, giusto? Confermo. Confermi. Siamo a bordo del Solaris 40, abbiamo detto che, a parte che essere una barca bellissima, non lo devo dire io perché si vede, ma è una barca di alta qualità. Abbiamo parlato di costruzione, abbiamo parlato di chiglia, abbiamo parlato di altri particolari, ma io vorrei che anche tu portassi alla nostra attenzione dei particolari che ci fanno capire il livello qualitativo dell'imbarcazione. Inizierei dal tech. Solaris usa tech naturale di prima scelta, non ci sono colori differenti del tech, quindi ogni doga viene selezionata e poi si cerca, se noterai non vedi stacchi ogni interruzioni, sembra una doga unica da cima fino in fondo, in realtà sono accoppiate in diagonale. Per cui è una grande cura nella scelta del materiale. Si può notare anche da qualsiasi gavone,
piano della timoneria, c'è tutte le cornici in ogni punto. E tutte molto ben lavorate. Ben lavorato. Qui abbiamo per esempio sotto un minimo di padaio dove c'è un bozzello, in caso che il bozzello non lavorasse e dovesse sbattere, non va a sbattere sul gelcot ma va a sbattere su una placca d'acciaio. Il carico del gasolio non è sul TEC come sui passavanti come in altre barche, ma è sul bulwark, sulla farchetta, e c'è uno scolo del gasolio in caso dovesse fuoriuscire quando si fa. Questa è una bella idea, questa è un'idea veramente molto bella. Un organizer a centro della tuga, perché tutte le manovre sono nascoste sotto e arrivano qui nel pozzetto, ma comunque se ci fosse da dover fare manutenzione si può aprire e la andare, placchetta d'acciaio lì sotto nasconde l'organizer. Proprio si tira fuori l'organizer. Si può cambiare le pulegge, si può fare manutenzione. Molto carino. Anche il paterazzo idraulico per Solaris lo dà nello standard della barca. Vogliamo parlare di piano velico? Il piano velico, chiaramente come tutti i piani velici delle nuove barche, ha la randa padrona, quindi grande randa col boma, come vedi, arriva 57 metri quadri, 57 no? metri, sì. Nasce con l'autovirante, si può avere comunque carrelli del Genoa a 108 per chi vuole avere una vela più potente, oppure come noi ora stiamo navigando con pochissimo vento, abbiamo il nostro Coziro aperto e la barca, ecco qui, sta veleggiando pur essendoci pochissimo vento. E io so che questa barca, insieme al Solaris 60, sempre presentato alcuni mesi fa, sono i primi modelli di una nuova generazione di barche Solaris. Cos'è che le caratteristiche? Cos'è che caratterizza questa nuova generazione? Il 40 e il 60 presentato quest'anno e a breve usciremo col 50. Il passavanti finisce prima della timoneria con un gradino, questo permette che le timonerie sono molto distanti l'una dall'altra. Io comunque ho una seduta comoda, se dovesse esserci anche mare formato, l'acqua che passa sul passavanti mi passa sotto e non mi bagno, e anche mentre navigo ho la piena visibilità delle vele, e se dovessi rientrare in porto con lo spray hood alzato io comunque vedo benissimo davanti, perché lo spray hood non mi ostacola la vista. Praticamente cosa hanno fatto? Solaris ha fermato la parte ospiti, la parte divaneria del pozzetto qui in questo punto, lasciando un corridoio aperto per poter salire sul piano di coperta, ma soprattutto allargando moltissimo la zona delle timonerie. Infatti, come ha detto Giovanni, le due timonerie sono veramente molto molto distanti. Otteniamo così il vantaggio di essere molto molto laterali per poter avere una maggiore visibilità, e poi anche un particolare che ha a che fare con il comfort. Io ho un grande passaggio dal pozzetto zona ospiti alla mia piattaforma di poppa. Una parte dello specchio di poppa si ribalta e esce fuori una piattaforma che è veramente molto carina. Detto questo, a questo punto ci sarebbe da parlare ancora per ore qui di questa barca, ma io andrei sotto e andrei a vedere gli interni. Prego. Come abbiamo visto, fuori la barca è molto interessante, ma lo è anche all'interno. Prima di andarvi a descrivere come sono fatti gli interni, io volevo portare la vostra attenzione su due punti che credo siano importanti. Il primo di questi è la paratia. Questa non è una paratia in compensato, ma è una paratia in composito, che vuol dire che è una paratia particolarmente leggera. Paratia leggera e molto robusta, completamente resinata allo scafo, fa sì che il baricentro sia più basso, contribuisce ad abbassare il baricentro della barca. Il secondo punto sono gli oblò. Tutti gli oblò, tranne quello apribile che sta sopra la cucina e questi due passauomo, sono in cristallo temperato, cosa molto importante perché lasciano passare molta più luce, per cui avremo una barca molto più luminosa anche nel tempo, anche quando la barca invecchia. Detto questo, io comincerei invece a descrivere l'imbarcazione. La parola a te, Giovanni.
Iniziamo dalla dinette, come vedete molto grande con doppio divano. Questi sono gli interni in Rover, che per Solaris è lo standard, si possono avere anche gli interni in tech. Grande carteggio. Rivolto a prua, cosa molto carina. Confermo, cassetti e storage curati in ogni particolare, e iniziamo a vedere la cucina. Come vedete, grande cucina, c'è addirittura questo prendilino che si alza e aumenta il piano per aumentare i piani d'appoggio, doppio lavello, un frigorifero standard a pozzetto, un frigorifero optional verticale, un grande storage davanti alla cucina con 6 stipetti o blocco, come si diceva prima, sopra la cucina, quindi molta funzionalità, molto facilità a utilizzare la barca. Senti, invece la cabina di poppa. Le cabine di poppa sono gemelle. Come vedete c'è tanta luce perché, come si diceva prima, ci sono queste grandi finestrature a scafo in cristallo, grande aerazione, quindi una barca che è davvero vivibile comodamente. E qui vedo il bagno, e questo so che è il bagno standard, è quello che si trova in tutte le versioni, no? Confermo, questo è il bagno standard della barca, c'è la doccia incorporata, si può avere eventualmente su richiesta una doccia più grande che va a prendere una parte della cabina di poppa di destra, quindi si perde una cabina, però in quel caso lì avete un grande bagno e più avete uno storage enorme, perché da fuori arriva fino in basso, fino a tutta l'altezza della barca. Perciò quella è la versione 2 cabine e 2 bagni. Dove ci troviamo è una versione 3 cabine e 2 bagni. E detto questo, vogliamo andare a prua? Prego, andiamo ti faccio vedere a prua. Come potrai notare subito, che è grandissima questa. È grandissima, addirittura si dorme a prua, con la testa a prua, come nelle barche grandi, cosa che 15 anni fa era impossibile avere su un 40 piedi. Grande blocco, qui sono le tendine chiuse per farti vedere comunque la sera, se uno vuole, c'è comunque limitare privacy. l'afflusso, l'entrata di luce che è tanta. Puoi notare le rifiniture nei particolari, dalla bagiù specialmente questi pannelli sono veramente molto belli. Con questa luce in diretta è molto molto bella. Qui sotto al letto, anche qui grande spazio storage per compartimentato, e questa è una cosa importante. E se andiamo a parlare di compartimentale, come vedi, l'armadio ha 6 ante che si aprono, quindi 3 sopra e 3 sotto. E questa è un'altra cosa importante. Gli armadi solitamente sono uno con un unico spazio, e lì gestirlo diventa molto difficile. Un armadio come questo, che innanzitutto è molto più grande del normale, ma poi soprattutto è compartimentato, è fatto a compartimenti, per cui la sua gestione rimane molto più semplice. Poi c'è un bagno. Eccolo qua, come può notare, questo chiaramente è il bagno come optional che ha la barca, grande doccia con delle rifiniture sempre al massimo del prodotto Solaris. Senti, detto questo, a questo punto possiamo andare e terminare la nostra prova in mare. Prego. Andiamo. Barca bellissima, veramente molto bella, Giovanni. Gabri, ti sei divertito, eh? Sì, dai. Vado. Allora, eccoci qua. Il vento fortunatamente è salito un po', perché prima non ce n'era quasi per niente. Adesso invece ci sono 15 nodi di reale, e Gabriele mi ha lasciato la barca a 9 nodi. La barca va molto molto bene, il timone è estremamente dolce proprio. Dolce, però al contempo è sensibile. La barca è stabile, si inclina e è come se si incastrasse sull'acqua. Un piacere, veramente un piacere. Al momento abbiamo un genneker e tutta la randa su. Mi parli un attimo del piano velico della barca? Abbiamo in questo momento 57 metri quadrati di randa, perché è randa piena. In totale abbiamo 100 metri, se non sbaglio. 100 metri di vela. Ora in questo momento ne abbiamo di più, perché chiaramente abbiamo il genneker. Abbiamo un genneker, logico. Abbiamo un albero passante, doppia timoneria, doppie pale del timone. Infatti probabilmente per questo è così dolce la timoneria, ed è veramente un piacere. Oggi poi questa mattina l'abbiamo provata anche a motore, e a 2000 giri la barca fa 7 nodi di crociera. Considerate che la crociera reale è 2,3, per cui potreste contare anche su 7 nodi e mezzo di velocità di crociera, che per un 40 piedi non è male. Detto questo, io penso che vi abbiamo illustrato
un pochino tutto per quello che ci è permesso nel poco tempo che ci lascia un video. Come abbiamo detto prima, questa è una barca che avrebbe bisogno di ore, di chiacchierate per sviscerare tutto quello che può offrire. Se il video vi è piaciuto fatecelo sapere, dateci il vostro like. Io ringrazio Giovanni Tarantino di Res Nautica per tutta la competenza che ha messo a nostra disposizione, per averci fatto da guida, e vi do appuntamento al prossimo video di SVN Solo Velanet.